Una volta ho letto una frase molto bella che diceva: il silenzio è cosa viva. Se ci si sa stare in questo silenzio, si riesce a prendere il tempo. Mi chiamo Stefano, abito in Trentino, in Val di Peio per l'esattezza, in una piccola valle rurale incastonata in mezzo alle montagne. Io sono nato e cresciuto in questi posti, quindi a stretto contatto col bosco, con la montagna, con tutti gli elementi. E questo è stata una grande fortuna perché ha sempre tenuto in me molto alta l'energia vitale, la voglia di vivere, di esplorare, di scoprire. È stata sempre molto collegata allo sport la mia vita, quindi anche questo è stato un modo di vivere gli ambienti naturali, la natura, prima con lo sci, poi con lo snowboard. Questa passione mi ha portato a fare l'allenatore di club sportivi e della squadra del Trentino anche per parecchi anni. Nel mentre si sviluppavano in me interessi diversi, interessi a scoprire cosa veramente c'è dietro a tutto quello che vediamo, no? Perché come ben sappiamo ormai quello che vediamo con gli occhi è solo una piccola parte di quello che esiste realmente. E un grande aiuto in questo me l'ha dato mia mamma Angela che sono 30 anni fa ha iniziato ad avvicinarsi anche lei a questi mondi sottili. Mi chiamo Angela e il mio nome sciamanico è Shama. Shama è un tipo di yucca che hanno nella foresta amazzonica. La scuola che io ho frequentato viene dalla tribù degli Shuar in Amazzonia. Il mio insegnante era uno sciamano vero, molto bravo. Sono stata lì con lui 10 anni e ho imparato tante cose, soprattutto ad aprire la mente. Il tamburo anche lì è una storia che viene tramandata da mia mamma perché mia mamma durante i suoi percorsi sciamanici a un certo punto aveva la necessità di avere un tamburo. Si è messa lì e il primo tamburo è nato. L'ho fatto in fretta e furia perché il mio sciamano faceva la consacrazione dei tamburi e io non ce l'avevo perché ho sempre detto me lo devo fare io. E adesso sta passando quest'arte a me. Io passo il testimone a mio figlio perché la preparazione è faticosa. Devi togliere il pelo. Poi bisogna sagomarla, tagliarla bene. Tagliare 8-10 metri di fettuccia tutta continua.
Vengono fatti in tanti modi i tamburi, con legni diversi, con pelli diverse. Noi qua li facciamo utilizzando legno di betulla, che comunque è un albero dei nostri boschi, anzi è la regina dei boschi, proprio che spicca col suo portamento elegante. Le pelli che usiamo sono pelli di cervo di queste zone, di questi boschi, che ci donano i cacciatori, che altrimenti le butterebbero via. Un po' la storia della costruzione del tamburo può rappresentare il ciclo infinito della vita, che è morte, rinascita, perché il cervo si dona addirittura, secondo la tradizione antica dei Lakota, il cervo con cui verrà fatto il tamburo è già predestinato alla sua nascita. E ci vogliono circa 2-3 ore per fare un tamburo. Mettersi lì, mettere le mani nella pelle, tirare tutti i legacci, sistemare la pelle sulla cornice. È un viaggio dentro di sé, perché in quei momenti lì prevalentemente sei in silenzio e devi rimanere nella presenza di quello che fai, di quello che stai facendo. Ho imparato a riconoscere i benefici che all'avere un alleato così come il tamburo, e appunto tramandare queste cose alle altre persone è fondamentale. Siamo qua su questa terra per essere al servizio degli altri. Ognuno lo fa a suo modo, il panettiere lo fa facendo il pane, se ci mette il cuore, il muratore lo fa costruendo le case. Io a mio modo cerco di farlo così, riportando le persone a ristabilire questo contatto ancestrale. Il tamburo rappresenta l'energia femminile, mentre il battente rappresenta l'energia maschile. Il bianco rappresenta proprio la purezza dell'intento, la purezza dello spirito. Si va a chiudere col colore rosso. Il colore rosso rappresenta il colore del sangue, della vita, del cuore, quindi un colore pulsante, pieno di energia. Suonandoli assieme c'è la riconnessione delle due parti. È un potente alleato il tamburo, e fin dalla notte dei tempi, per tutte le tradizioni sciamaniche, ha sempre rappresentato il battito del cuore della madre. È un potente strumento di meditazione o comunque di ricerca di uno stato interiore. Suonarlo in maniera continuativa riesce ad isolare la mente e a far emergere quello che c'è dentro di noi. Che sia bello o brutto, quello poco importa, è tutta roba nostra, è tutto dentro di noi.
L'amore è la cosa che più ci serve in questa vita e ci siamo veramente dimenticati che cosa vuol dire. E lo si ritrova stando in natura questo, ritornando a sentire quel sentimento di appartenenza, no? Non siamo separati da tutto quello che succede e tutto quello che si manifesta fuori è semplicemente quello che noi abbiamo dentro.